Oh Luca, ci hai messo del tempo, ma però ne avevi uno? Hai visto? Ma non c'era detto un 600? Mi sono torto un bello spizio, 200 cavalli, elettronica al top, sono il mix ideale per divertirsi a fare un bel tempo sul giro. Sì, va bene, perché sei giovane e ancora non hai capito che con i cavalli non è che si risolva tutto. Fidati che col 600 vai forte quasi come il 1000, fai la metà della fatica, la sfrutti di più, ti togli la soddisfazione di dare una bella manata di gas e di sfruttarla quasi tutta rispetto al 1000, dai, che con... Ma dai, non ne sono così convinto, sai? No? Lo stabiliamo lì dentro. Vuoi che andiamo lì dentro? Dai, allora andiamo un po' in pista a vedere, vediamo come arrivi a fine giornata. Ragazzi, non fate i conti senza l'oste, sono arrivato col 300. Maurizio, cosa pensi di fare? No, però va bene le piccole, però col 300 forse esageri. Non mi sottovalutate le piccole cilindrate, perché come la storia ci insegna, se uno sa andare forte va forte anche con un 300 e se non sai guidare impari a farla scorrere, quindi secondo me ci si diverte. Secondo me, io continuo a sostenere che secondo me stai esagerando col 300. Però... Piccola cilindrata, divertimento. Andiamo in pista e mi vedrete qua, negli specchietti, non mi sposto. Siamo proprio andiamo. Proviamo. Ragazzi, naturalmente stavamo scherzando, non abbiamo comprato tre moto, ce le ha date Yamaha per soddisfare una nostra curiosità, perché questo servizio, anche se lo abbiamo presentato con uno scherzo, è nato davvero dalle solite discussioni che facciamo in redazione e ci siamo messi a parlare sul fatto che i 600, che ormai non esistono quasi più sul mercato, anche se speriamo in un ritorno, hanno ancora senso quando con una spesa relativamente poco maggiore ci si porta a casa il 1000, che ormai grazie all'elettronica è molto più sfruttabile, si guida e è alla portata non diciamo di tutti ma comunque di chiunque abbia un po' di esperienza. Secondo noi il 600 ha senso, perché questa è la prima puntata di una serie che vi andremo a presentare, che abbiamo chiamato Piccola contro Grande, per andare a capire se è sempre il caso che la top di gamma, l'ammiraglia di ogni famiglia, sia veramente quella da comprare, o non sia il caso che diverse volte magari la sorella minore non possa avere dei pregi, al di là dell'economicità, che ne giustifichino l'acquisto. Partiamo dalla 600, proprio perché è quella che vedete meno spesso nelle nostre comparative. La R6 Yamaha l'ha presentata al salone a Intermot nel 2016 come modello 2017. Una moto che è rimasta praticamente l'unica delle 4 cilindri giapponesi 600 a competere sul mercato, che ha perso qualche cosa in termini di motore sacrificati sull'altare dell'Euro 4. In compenso ha guadagnato tantissimo a livello di ciclistica, perché ha un avantreno prelevato pari dall'R1 standard, qualche aggiustamento al retrotreno, qualche cambio in termini di dotazione, perché è arrivato il controllo di trazione elettronico, è arrivato il quick shifter in innesto, è cambiata un pochino in tanti piccoli dettagli che l'hanno resa facile come una 600, ma con tutte quelle sensazioni in percorrenza e in inserimento a cui siamo abituati con le ultime Maxi. E in pista a noi ha regalato tantissime soddisfazioni all'epoca della sua presentazione. Vediamo come se la cava qui a Cremona contro la sorella maggiore e la sorella minore. Ovviamente mi piacerebbe tanto averla nel garage, però purtroppo mi devo accontentare di questa prova. Avrete sicuramente notato che stiamo provando per la prima volta l'R1 base, quindi non la M. Cosa cambia? Solamente le sospensioni, che in questo caso sono tradizionali e non elettroniche. Per il 2018 i tecnici hanno lavorato sull'elettronica, nella gestione dal display, ma anche sul quick shift. Infatti questa versione, oltre ad avere il cambio elettronico in innesto, ce l'ha anche in scalata. Tantissima tecnologia e motore potentissimo, 200 cavalli, 4 cilindri, scoppi irregolari. R3, estetica da grande ma leggerezza, guidabilità e semplicità da piccola cilindrata. Dicevamo semplicità perché troviamo una componentistica piuttosto semplice, abbiamo una forcella priva di regolazioni tradizionale alla cui estremità spicca un disco singolo flottante con pinza a 2 pistoni, mentre posteriormente troviamo un monoammortizzatore con la sola regolazione del precarico e un disco da 220 mm. A reggere la struttura un telaio tubolare a diamante che avvolge un motore di 321 cm3 e poco più di 40 cavalli di potenza. L'altezza della sella è 780 mm. Il prezzo? Meno di un terzo di un R1 e sicuramente c'è tanto divertimento. Il
nostro confronto non sarebbe stato equo se avessimo mantenuto la gommatura di serie, perché naturalmente dall'R1 all'R3 passando per l'R6 ci sono scelte di pneumatici che devono sottostare a determinati compromessi. Quindi abbiamo pensato, per metterle tutte e tre in pari condizioni, di adottare un monogomma per tutte quante. La scelta è caduta sul Dunlop Sportsmart TT. Gomma introdotta quest'anno che si inserisce nella gamma Dunlop a metà fra lo Sportsmart 2 Max introdotto l'anno prima e più dedicato alla guida stradale e al più professionale GP Racer 212. Quindi è una gomma adatta all'uso stradale e in pista, con un'attitudine un pochino più pistaiola rispetto allo Sportsmart normale. Andiamo a vederle un attimo più da vicino e capiamo quali sono le loro caratteristiche. Allora, iniziamo dal nome. Abbiamo detto che si chiamano Sportsmart TT, il richiamo è evidentemente al Tourist Trophy, perché questa gomma è stata sviluppata sulla base dell'esperienza di Dunlop nelle corse stradali, dove è il pneumatico di riferimento, e nel mondiale Endurance, quindi per sviluppare una mescola abbastanza versatile e una struttura che permetta appunto di assecondare tanto l'uso stradale quanto quello pistaiolo. Come si sostanzia questo compromesso? Intanto parliamo di una gomma monomescola, con al posteriore un'evoluzione della struttura della carcassa N-Tech. In questo caso diventa N-Tech RT per Road, strada, e T-Track, pista. Quindi questa carcassa, che da anni è il cavallo di battaglia di Dunlop per le sue coperture più sportive, ha la caratteristica di lavorare torcendosi molto e quindi a pressioni molto più basse rispetto a quelle a cui siamo abituati a ragionare per coperture sportive, perché proprio queste flessioni della carcassa massimizzano l'impronta a terra e consentono di appunto far lavorare la carcassa in condizioni ottimali anche con una quantità d'aria minore rispetto a quella a cui siamo abituati. Tanto per darvi un'idea, qui a Cremona abbiamo girato con un 2.1 abbastanza convenzionale all'avantreno. Al posteriore abbiamo usato un 1.6 sulla 600 e sulla 1000 che vedete qua di dietro e addirittura un 1.5, 1.45 sulla 300 per offrire il maggior grip possibile anche ai massimi angoli di piega. Vi possiamo già dire che si sono comportate molto bene, abbiamo ritrovato quella tradizionale solidità dell'avantreno caratteristica di Dunlop, una bella agilità, un'usura abbastanza regolare e una grande confidenza in piega a centrocurva. Quindi promosse con lode nell'uso in pista, su strada avevamo già provato con il nostro Francesco Paolillo e si erano dimostrate al di sopra di qualunque critica. Andiamo a vedere adesso come si sono comportate le moto però. Vest 1,41, 1,45 e 1,50. Finite di chiacchierare, parliamo di tempi? Vedrai, i tempi ti stupiranno, perché l'R3, come vi avevo detto, vi avevo anzi anticipato, che secondo me avrebbe fatto un gran tempo. E ha fatto un gran tempo. Sì ragazzi, sì, è andata forte. Poi sono riposato, mi sono divertito. Fresco come una rosa, e poi passare alcuni 600 e anche alcuni 1000, come hai visto anche te, in staccata o in percorrenza, con un 300 non ha prezzo. Poi in rettilineo ho tutto il tempo di guardare l'acquisizione, di riflettere su dove staccare, quindi divertito tantissimo. Mentre il signorino qua lo vedo un po' faticato, perché sembra che abbia fatto un turno in miniera. 140 cavalli, anzi 160 cavalli in più. 160 cavalli in più mi hanno fatto sudare. L'R1 è veramente un bombardone, elettronica da paura, nonostante le gomme sportive stradali ho avuto il pieno controllo fin da subito, però c'è anche l'altra faccia della medaglia, è veramente impegnativa, fa fortissimo, però sono stanco. Però ti stanca. Allora, o si deve allenare di più o deve scendere di cilindrata. Con le 600 invece com'è andata? È andata molto bene, perché quando scendi un pochino di cilindrata, abbiamo visto girando insieme, e di percorrenza guadagni tantissimo rispetto alle 1000. In uscita hai una confidenza, soprattutto hai il gusto che ti senti tu a sfruttare, a spremere la moto, non ti sembra che sia la moto a portarti in giro, non sei terrorizzato, puoi spalancare senza la paura di quindi ti gasi anche un po' di più. Ti gasi, ti senti un pilotone anche se magari non lo sei. Quindi per me è tantissima roba il 600, anche perché questa qua, che è l'unica vera 600 moderna, 4 cilindri giapponese, ha un avantreno che sembra quello di un 1000. Quindi hai una sicurezza, una confidenza in percorrenza, nella guida sul misto,
che con le vecchie 600 non avevi. Questa è una Quindi ciclistica raffinata. I nostri 600 andavano erano forte. un po' più dei pezzi di ferro. Poi vorrei aggiungere che ha anche un 600 col traction control, quindi ti dà anche quella sicurezza di Quel elettronica. pochino di bravissimo, quel po' di confidenza in più. Però solo noi vecchietti sappiamo apprezzare le piccole cilindrate. Questi ragazzi qua sono cresciuti con i a battinate milloni di gas. Bravo. Basta. Quindi non capiscono. Non capisci. Però facciamo una cosa, tu stai continuando a dire che abbiamo fatto un gran tempo, che lui usa solo i cavalli, che... Allora facciamo una cosa, Dai. andiamo a capire dov'è che è venuto fuori questo tempone. Sì, perché non è poi, l'abbiamo detto, non è solo il tempo, è tutto quello che ci sta in mezzo che è anche importante. Esatto. Allora, per fare questo, secondo me, dobbiamo andare ad analizzare i dati dell'acquisizione, con cui abbiamo monitorato tutte e tre le moto durante i turni di prove libere, e quindi se volete sapere dove ciascuna di queste moto ha fatto la differenza rispetto alle altre, dovete venire con noi in studio. Andiamo? Andiamo, dai! Andiamo, venite con noi. Ok, Mauri, allora dai, i tempi. Prima dei tempi però ragazzi dobbiamo fare una considerazione, anzi due, ovvero che abbiamo girato con gomme miste, quindi non avevamo gomme slick o gomme spinte, e poi abbiamo girato durante le prove libere. Quindi. Ok, quindi non pretendiamo di dare dei riferimenti assoluti. E soprattutto questi tempi non valgono per l'hashtag quanto giri a Como. bravo. Ok, benissimo. Quindi partiamo subito con l'R1 che ovviamente è stata la più veloce, 1:41 e 637, quindi Ok. un buon tempo. Poi R6 1:45 e 258, e la vera scoperta è l'R3 che ha girato alla fine in 1:52 e 643, che non Quindi è... ci avevi detto che ci avresti sorpreso e hai mantenuto la promessa. Ve l'avevo detto, perché alla fine è stata una bella sorpresa. Per scoprirlo analizziamo Certo. come abbiamo girato in pista. Ricordiamo che la pista di Cremona è lunga 3 km 4,50. Ok. Quindi partiamo subito dalla prima curva. Partiamo dalla prima curva, Vai, aiutami, Luca. attacco del gas più o meno simile come velocità, la grossa differenza però si vede dalla curva 2, ragazzi. Guardate qui sul monitor, l'R3 entra decisamente più forte, infatti la curva è meno inclinata, ma soprattutto la differenza sulla velocità di percorrenza. Lì ci hai veramente sorpreso, Maurizio, perché l'R3 gira a 79 km/h, ben 5 km/h delle altre due moto, dell'R6 Certo. Ecco, e dell'R6. ricordiamo che per chi adesso sta guardando che l'R3 è la linea blu, l'R6 è la linea rossa e l'R1 è la linea verde, così verde, sì. siamo tranquilli. E quindi dicevi alla fine con l'R3 bella percorrenza con l'R3, ma soprattutto una grande differenza di traiettoria. Bravo. Riusciamo a vederlo anche con l'applicazione. Guardate qui, zoomiamo sulla curva 2 e vedete come l'R3, nonostante la velocità maggiore, riesce a girare molto più sì, stretta. guarda, sì, è quindi molto più tutta stretta. strada in meno. Certo. Giusto, corretto. Adesso passiamo alla 3, dove cosa notiamo? Soprattutto, anche in questo caso, R3 ha la velocità. L'R3 riesce ad entrare molto più veloce, lo vedete sempre qui con la curva in discesa, ma soprattutto lo vedete, zoom un pochino di più, c'è molta più linearità nella percorrenza di curva, quindi su questo raccordo l'R3 riesce a essere molto più lineare. Molto più rotonda. E soprattutto, guardate, se la porta fuori fino in uscita di curva, quindi l'R3 Vero. riesce a essere molto più efficace. Sì, per assurdo, alla fine hai molti meno cavalli e sei più veloce quasi che con una moto che ne ha Certo. 150 in più. Certo. Si passa invece al rettilineo, lo vedete, dove ci sono i picchi di velocità. L'R1 arriva velocissima, 201 km/h contro i 180 dell'R6 e i 144 dell'R3. Ovviamente si vedono le grosse forza. differenze, però ci sono differenze anche in staccata. Infatti l'R1 è obbligata a staccare circa 100 metri prima, Parliamo della rispetto curva- all'R3, curva ovviamente. 5. Curva 5, Curva si arriva alla parabolica, quella forse più di percorrenza, vero ragazzi? Sì. E ancora una volta l'R3 qui ha fatto la differenza, ma soprattutto si vedono anche differenze tra l'R6 e l'R1. Lo vediamo in percorrenza, ci spostiamo al centro, ancora una volta l'R3 con circa 90 km di percorrenza, segue l'R6 con 86 e l'R1 con 83. R1 ultima. R1 in questo ultima. caso. In questo Esatto. caso. E inoltre volevo far vedere una differenza molto particolare, come l'R3 inizia ad accelerare prima, segue l'R6 in rosso e arriva poi l'R1, quindi c'è anche una differenza di linea di traiettoria. Certo. Con l'R1 per spigolare si è obbligati a prendere gas in mano dopo, e quindi in uscita la velocità è minore, È minore, di sicuramente. conseguenza non si può fare altrimenti. Passiamo, altra differenza invece, alla curva 6, dove si Certo. torna
indietro. Bell'inserimento, bello appuntito. Esatto, inserimento appuntito per l'R3 che entra fortissimo, e soprattutto qui Maurizio ha dovuto allargare, ha potuto sfruttare la pista meglio per uscire Certo. più forte, mentre gli altri due, io e Edoardo, siamo stati un pochino più impiccati e un po' più in per mezzo alla colpa- strada per poi dopo andare a riuscire a farla voltare a destra, perché bisogna anche considerare che con tutte le masse del motore anche un cambio di direzione veloce molto con potente. l'R3 basta poco, con le due cilindrate un po' più si portano dietro masse più rilevanti e quindi ci vuole più sforzo sul manubrio. Sì, di anche perché poi conseguenza. anche in inserimento in staccata con l'R1 e l'R6 alla fine stacchi con la moto abbastanza dritta, mentre con l'R3 entri proprio dentro come un Esatto. po' con le due tempi o con le mini GP, molto più inizia a frenare già con la moto inclinata. Esatto, quindi qui alla curva 6 come alla curva 8, prima quella prima del lungo rettilinone, la potenza ci ha limitato. Certo. Infatti lo vediamo, vado all'uscita della curva 8 e anche qui l'R3 prende il gas in mano tanto prima, seguita dall'R6 e dall'R1, dove però il millone, ragazzi, qua fa una differenza incredibile. Abissale. Siamo curva 8, quindi quella prima del rettilineo lungo, Esatto. per chi non conosce Cremona. Esatto, ed è proprio in questo frangente, lo vedete qui sotto dove c'è la differenza dei tempi rispetto a quello migliore, il top, il 41.6 dell'R1, dove lo vedete la linea verde rimane alla pari con la rossa, poi l'R1 sul rettilineo fa la grossa differenza con l'R6, quindi questo ci sta ad indicare che nel misto tra R1 e Certo. R6 non c'è differenza. Insomma, la piccola 600 mi hai tenuto testa nonostante i 200 cavalli. Si vede che il nostro Luca fa anche il telemetrista. Vero, bravo, vero. bravo. Arriviamo in fondo al dritto, anche qui grossa differenza di velocità di punta Naturale. che poi comporta una differenza di tempo. 200, quasi 270 all'ora per l'R1, 219 per l'R6 e 167 per l'R3. Che però stacca. Che si vede la differenza poi dopo nel punto di staccata, Bravo. perché piano pianino ti accorgi che poi dopo l'R3 va a staccare Beh, insomma, un'infinità dopo. arrivi a 270 all'ora, freni ovviamente prima, arrivando a 170 riesci a... E lì mi divertivo perché riesci a fare delle staccate incredibili e ripassi magari i milloni che ti avevano appena passato sul rettilineo. Quindi lì si gode. Esatto, Edo, qua puoi dirlo, l'R6 con questo Euro 4 sulla lunga è un po' limitata, no? No, guarda, però in realtà probabilmente più che sul rettilineo, dove comunque a parte la prima riapertura hai le cambiate abbastanza ravvicinate, quindi la differenza non si sente molto nei rettilinei un po' più brevi, Chiaro. dove o si entra con una marcia molto bassa che però ti fa piantare centro curve, quindi ti penalizza nel momento in cui ti penalizza in termini di velocità di percorrenza, oppure qua per esempio alla curva 11, l'ultima con la seconda, quando si riapre il motore è completamente sotto coppia, basterebbe probabilmente, ecco, se cambiassimo lo scarico come fanno molti di quelli che vanno in pista, la R6 probabilmente è quella che ne beneficerebbe in misura più. maggiore rispetto all'R1 che ne ha già troppo di potenza, e non Chiaro. dico che non sappia cosa farsene, perché come dicono i piloti la potenza non basta mai, però è quella più castrata probabilmente delle tre. L'R3 in ogni caso sicuramente guadagnerebbe qualche cavallino in più che Sì. ne fa, però è l'R6 quella che si sente di più, soprattutto ai bassi e ai medi. Che poi la R6, da come avete detto, soffriva anche un po' delle prime due marce che avevano Sì, un po' di una rapportatura. rapportatura non esattamente adatta al circuito, poi perlomeno, magari su altre piste si sarebbe trovata meglio. Esatto. Beh. Concludiamo però questo giro. Vai. Nell'ultima parte, quindi con la 9 e con la 10, l'undicesima pezzo curva molto è molto stretto, il toboga. Non ci sono grosse differenze tra le tre moto, probabilmente perché bisogna sempre Si preparare va la talmente curva piano in dopo. quelle tre curve che comunque... Esatto, però la conclusione del giro e alla fine mostra quello che abbiamo sentito, quindi con l'R3 si riesce ad uscire meglio, ovviamente il motore limita sulla parte rettilineo, stessa cosa con l'R6, permette di prendere il gas in mano molto prima, però poi l'R1 quando si trova davanti la strada dritta ciao. non c'è storia, ragazzi. Quindi alla fine vogliamo dire che aveva ragione lui, che serve il 1000? Ma alla fine noi abbiamo preparato un presente per chi girava col 1000, ovvero Cosa mi hai regalato? perché anche per chi gira con il 1000, forse con l'R3 e con l'R6, se si ha la manetta, si va comunque forte e ci si diverte. Giusto? Giusto.